Siamo qui a Medjugorje, come ti chiami? Stefano, Stefano, di dove sei? Fano, Fano. E quante volte sei stato a Medjugorje? questa è la seconda volta. Seconda volta. E dove e quando hai sentito parlare per la prima volta di Medjugorje? Ma dall'inizio, dal 1981, ho sentito di queste cose, di questi ragazzi che vedevano la Madonna e ho cominciato a sentire cosa stava succedendo e poi piano piano ho cominciato a desiderare di venire qua a Medjugorje e sono venuto già un'altra volta e niente, adesso sono qua. E perché eri attirato a venire a Medjugorje? Beh, quando si parla della Madonna, la Madonna è la donna numero uno, la donna che ti fa da mamma, la donna che ti fa da amica, che ti fa da moglie ed è la donna che ti accompagna a Gesù, a suo figlio, quindi Sì. è la numero uno. Numero uno. Madonna. Quali sono le vostre esperienze a Medjugorje? Dunque, l'anno scorso quando sono venuto una ragazza mi ha regalato questo rosario da Gerusalemme perché lei, io quando faccio la comunione, io piango sempre, da qualche anno ormai, ed è un dono che ho ricevuto da Gesù e mentre facevo la comunione piangevo e finita la messa questa ragazza mi ha detto: tu mi hai trasmesso, mi hai trasmesso qualcosa di molto forte. Io non mi ero accorto di questo. E lei mi ha detto: tu mi hai dato qualcosa di molto forte e quindi ti voglio fare un regalo, e mi ha regalato questo. E c'è un'altra cosa che riguarda la salute, ma questa non la voglio dire. E quindi adesso per quest'anno siamo arrivati oggi, vediamo già ho avuto un piccolo cenno, diciamo, nulla di particolare, però quando vieni qua innanzitutto devi venire con il cuore aperto, cioè devi aprire il cuore, prendi la chiave e la butti e stai qua col cuore aperto, senza aspettare miracoli di nessun genere, senza guardare il sole, senza guardare se qualche paralitico si alza e comincia a camminare, no, devi stare qua come stai a casa. Però qua c'è una pioggerellina radioattiva e vedrai che piano piano questa pioggerellina magari la senti subito, magari la senti quando sei sulla nave di ritorno a casa, magari la senti a casa quando sei con i tuoi cari, ma ti rendi conto che qualcosa è successo. E quindi io penso che il 99% delle persone che vengono a Medjugorje sentano questo qualcosa che succede. E hai ricevuto guarigione, conversione a Medjugorje? No, perché io sono credente da tanti anni e ho ricevuto, diciamo, una mezza conversione 25 anni fa da un'altra parte, però non qua a Medjugorje. Che è passato? Ma niente, ero un cristiano un po' debole, come tanti cristiani deboli, un cristiano debole che andava a messa se aveva voglia, un cristiano debole che pregava se aveva voglia, ma poi dopo non c'è mai il tempo per Gesù, non c'è mai il tempo per la Madonna, perché c'è il lavoro, ci sono i divertimenti, ci sono gli amici e non c'è mai tempo per queste cose. E allora mi ricordo che 25 anni fa la Madonna mi ha preso per mano e mi ha portato a Fatima e lì mi ha fatto capire l'importanza della preghiera, del rosario, della messa e mi ha fatto capire che non stavo andando nella direzione giusta. Ora venire qua, io ormai sono nella direzione giusta, continuo a peccare perché purtroppo siamo fatti male, però mi sono avvicinato molto a Gesù, molto alla Madonna, molto al paradiso. Voglio andare in paradiso, Sì, punto, voglio andare in paradiso. E perché il rosario?
Beh, il rosario è la bistecca che ti mangi tutti i giorni. Se stai senza mangiare una settimana cominci a diventare pallido, hai bisogno di forze, non riesci più a parlare, non riesci a lavorare, non riesci a fare nulla. E il rosario è la stessa cosa. Se non preghi, che cristiano sei? Se non preghi non ricevi la forza per trasmettere questa cosa agli altri, per manifestare la tua cristianità, la forza che hai dentro il tuo cuore, dentro la tua anima. Noi col Vangelo diventiamo degli apostoli, diventiamo dei sacerdoti, tra virgolette. Quindi dobbiamo dare testimonianza agli altri e quindi dobbiamo pregare, dobbiamo fortificarci ogni giorno e non basta mai. Oggi 1, domani 2, dopodomani 10 e continuare. Io sono arrivato a dire 4-5 rosari al giorno, quindi 4-5 cose al giorno. sì, quindi va bene, va bene. Grazie per questa bellissima intervista. Grazie a te.